Benvenuti a tutti. Come diceva Franco poco fa, la norma di cui parliamo oggi riguarda tutto il tema della trasformazione digitale e del 5.0 e nonostante, come stiamo condividendo in questa chiacchiera, per il momento ci siano ancora poche adesioni, è bene iniziare a capire che cosa dice, che cosa comprende, che cosa non comprende. Oggi abbiamo due compiti che sono quelli di andare a condividere che cosa? A condividere gli aspetti che normano questa nuova possibilità, questa nuova agevolazione e lo faremo in un duplice contesto. Un primo contesto dove vi racconterò chi è la Stesi, che cosa fa la Stesi, per poi lasciare la parola a Franco, che ci racconterà dal suo punto di vista di specialista in quelli che sono le agevolazioni, in quelli che sono i finanziamenti, nell'ottica di aiutare le aziende a crescere, a svilupparsi. Metteremo insieme queste due visioni per capire come sono fra loro collegate. Partiamo da una piccola introduzione. Emilio Collot, sono io, direttore commerciale della Stesi, ma andiamo subito a capire chi ci affiancherà in questa presentazione. Franco Rasotto, specialista su tutto il mondo delle agevolazioni, degli incentivi, come dicevamo poco fa, per supportare le aziende nella crescita, nell'innovazione. Quindi, di che cosa parliamo? Innanzitutto vediamo una panoramica di chi è la Stesi, che cosa fa, per permetterci meglio di capire in che modo possiamo anche come Stesi, che condividendo questa slide capiamo che è una software house, una software factory che si occupa dello sviluppo di software dedicati a che cosa? Dedicati alla supply chain, e capiremo in questo incontro come anche tutto il mondo software è coinvolto nella 5.0. Capiremo come un sistema di supervisione della logistica, della produzione, può essere coinvolto nei ragionamenti che andiamo a fare. Stesi è una realtà del Trevigiano, abbiamo in organico 35-36 collaboratori, tutti con focus sulla logistica, focus sulla produzione, focus sull'analisi dei processi che troviamo all'interno di uno stabilimento. Un percorso trentennale che parte da lontano 1996, dove i primi progetti riguardavano l'integrazione con i primi dispositivi di automazione, poi via via negli anni Stesi è andata a standardizzare una propria suite che al suo interno ha diversi moduli per la logistica, per la produzione, è andata negli anni a strutturare delle partnership tecnologiche, partnership commerciali che ci permettono oggi di essere, per quel che riguarda sistemi di supervisione della logistica e della produzione, fra i top 3, i top 5 presenti sul panorama sicuramente italiani. Di che cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di tutto quello che riguarda il mondo della supply chain, trasformato e contestualizzato in due parole: VMS, MES e tutti i dipartimentali che orbitano intorno a queste due parole, quindi supply chain. In realtà dietro alla parola software c'è una forte componente, un forte lavoro anche di analisi, un forte lavoro di progettazione e soprattutto post implementazione il servizio da dare al cliente per mantenere attivo il progetto, per mantenere allineato il prodotto. A parte questo, Stesi con le competenze di sviluppo è in grado di offrire a corredo la possibilità di sviluppare parti, componenti o interi software che con la logistica e con la produzione c'entrano poco, e quindi in modalità time material, diciamo, su specifiche del cliente. I nostri clienti ci sono più sicuramente di 100 installazioni, e grazie alla standardizzazione, alla creazione di un prodotto, vedete su queste due slide che
i settori merceologici che riusciamo a soddisfare con la soluzione sono trasversali. Questo è consentito dal fatto che ogni progetto, ogni installazione, ogni prodotto parte da una versione standard sulla quale vengono eventualmente fatte le personalizzazioni, fatte le configurazioni del caso. Siamo qui oggi strizzando l'occhio a tutto quello che è anche il mondo 5.0, efficientamento energetico, cosa che stiamo mettendo di ingrandimento anche nel nostro reparto di ricerca e sviluppo, portando a bordo della suite quelli che sono degli strumenti che ci consentono poi di andare a soddisfare i goal dell'Agenda 2030, quindi monitorare i consumi, lavorare completamente paperless, andare a soddisfare quelli che sono i requisiti che permettono anche fronte cliente di prendere, tra virgolette, dei punti o avere comunque degli accreditamenti maggiori da questo punto di vista. Come lo facciamo? Andando ad integrare tutte queste nuove esigenze, tutti questi nuovi requisiti all'interno della nostra suite, che come vedete è composta di vari moduli. Su tutti, dicevamo, la parte logistica, VMS, produzione, la parte MES. Nei ragionamenti che andremo a condividere fra poco con Franco e anche anticipando un po' la parte normativa, diventerà importante approfondire l'automazione, dove per automazione non intendiamo tanto la macchina in sé, quanto il sistema che mi permette di monitorare la macchina, che mi permette di monitorare, vedremo, i consumi. Ecco, monitorare i consumi da parte di un software, da parte di un dipartimentale, è un po' la chiave di lettura, la chiave di volta, quello che ci permette di organizzare anche questo webinar e raccontarvi in quale modo Stesi, con la sua suite Silva, è in grado di rispondere positivamente a quelle che sono le richieste, i requisiti del 5.0, partendo dal semplice monitoraggio dei consumi per poi andare eventualmente a scalare su altri moduli, VMS, MES, Real Time Location System e altri. Questa è un po' la panoramica, ma soprattutto più che panoramica rispetto a Stesi, Silva, è l'introduzione. L'amo per Franco perché ci racconti in che modo l'introduzione di un software che va a soddisfare quelli che sono i requisiti base della 5.0 ci permette di accedere. Accedere a che cosa? Lo vediamo insieme. Bene, grazie Emilio. Allora, una premessa doverosa che in realtà ci stavamo facendo anche nella chiacchierata diciamo, pre-webinar, e è molto difficile generalizzare, quindi la presentazione che farò adesso ha delle generalizzazioni per essere, diciamo, per avere lo scopo divulgativo e informativo. È molto più semplice in realtà, soprattutto per una norma così complessa, andare a analizzare il caso concreto. Quindi molte delle criticità che metterò come criticità aperte, in molti casi succede che nella realtà delle cose non sono temi su cui si discute, ma si riesce comunque a portare a casa il risultato. Partiamo un po' dall'analisi generale della norma, e in particolare per quanto riguarda i beneficiari. È una norma che nasce come il 4.0 per essere rivolta a tutti, tant'è che nel tempo poi l'evoluzione anche dei nomi sono stati da Industria 4.0 a Impresa 4.0 e Transizione 5.0. Noi la riportiamo ad Industria perché in realtà il nostro focus sarà quel tipo di applicazione lì, quindi andiamo nell'ambito produttivo.
sono diciamo, ammesse a questa agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o le stabili organizzazioni. Devono ovviamente essere imprese, quindi sono esclusi i liberi professionisti e per rimarcare appunto l'ampiezza, indipendentemente da forma giuridica, diciamo non conta essere una società di capitali piuttosto che una società di persone o un lavoratore autonomo, l'importante è essere classificati come imprese. Anche dal punto di vista della dimensione non c'è una determinazione, quindi sono ammesse anche le grandi imprese che solitamente vengono escluse dalla bandistica, diciamo, che viene rivolta alle PMI. In questo caso invece, come peraltro è stato nel 4.0, sono ammesse anche loro, e indipendentemente anche dal regime fiscale di determinazione del reddito. Quindi in linea potenziale anche l'agricoltura può essere ammessa a questa norma. Ci sono però nella normativa alcune esplicite esclusioni che non vedremo in questa presentazione, ma che per capirci hanno a che fare con rispetto del principio di NSH, quindi del principio secondo il quale con l'applicazione di queste norme, con questi incentivi, non dobbiamo andare ad arrecare danno significativo all'ambiente. In particolare, quindi, sono esclusi per scelta normativa europea tutte quelle attività che hanno sostanzialmente l'utilizzo di combustibili fossili. Quindi tutto quello che viene alimentato da combustibile fossile non può rientrare in questa agevolazione. Quindi, giusto per fare un esempio molto diretto, tutte le macchine operatrici edili sono escluse da questo incentivo, perché tendenzialmente, salvo rarissimi casi, sono mosse da combustibili fossili. Unica eccezione è per i trattori, per i quali diciamo si è identificata un'apposita diciamo esclusione dalle esclusioni, quindi lavorando in maniera diciamo con la doppia negazione. Quindi per i trattori c'è un regime di ammissibilità che però è molto specifico. Quindi attenzione a fare attenzione quando si va ad intervenire con questo tipo di incentivo a come viene alimentato il macchinario. Quindi il forno a gas è un bene che potenzialmente potrebbe essere escluso, e quindi vanno approfondite in quel caso le esclusioni per capire se eventualmente ci sono alcune specifiche deroghe. Per quanto riguarda le spese ammesse, vi riporto qui quella che è la definizione della norma. Sono agevolabili investimenti in beni materiali e immateriali, quindi il tornio, portate pazienza all'esempio brutale, è il software, tanto per fare degli esempi concreti, nuovi, quindi non possono essere usati, strumentali all'esercizio d'impresa, quindi che servono, che vanno a registro Cespiti, per capirci, di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016 numero 232, che è la norma istitutiva di Industria 4.0, quindi gli allegati A e B. L'allegato A è quello che fa riferimento ai beni materiali, mentre l'allegato B fa riferimento sostanzialmente ai software, che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura, ed è la stessa definizione che è stata data per 4.0. Quindi fino a qui abbiamo parlato sostanzialmente di 4.0. Dalla virgola in poi passiamo a quella che effettivamente è la 5.0, a condizione che tramite gli stessi si consegua complessivamente, non è evidenziato il complessivamente, ma ve lo evidenzio a parole, nel senso che attenzione, che è il complesso di beni che mettiamo insieme nel progetto, che complessivamente porti a una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%. Quindi questa è la soglia di ingresso, ovvero, o in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%. Quindi qui abbiamo già la distinzione tra struttura produttiva, quindi l'insieme di tutta del complesso, il capannone sostanzialmente, per intenderci, dove si svolge l'attività produttiva, mentre dall'altra parte si fa riferimento a un processo interessato, quindi a un processo più particellare rispetto al complesso dei beni che ci sono dentro l'azienda. Poi su questo vedremo anche qualche esempio che è stato fatto dal GSE che ci aiuta un po' a capire.
Nella norma istitutiva del 5.0 viene specificato appunto che rientrano tutti i beni dell'allegato B, quindi tutti i software relativi all'allegato B, ma viene inoltre inserito una ulteriore estensione e vengono ammessi i software, i sistemi e le piattaforme e le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta o autoconsumata o introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo, quindi sostanzialmente l'energy dashboarding. Questo è interessante perché acquistando questi software apriamo la possibilità alla successiva lettera B, quindi diventano ammissibili anche i software relativi alla gestione d'impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui è la lettera A, quella che abbiamo appena letta. Quindi nel momento in cui abbiamo un sistema di energy dashboarding, e come ci dicevamo con Emilio per la suite Silva non è un problema gestire anche i dati di consumo e quindi è nativamente, può nativamente rientrare nella lettera A, abbiamo la possibilità di andare ad intervenire, quindi ad acquistare anche gli ERP, tanto per parlare in maniera molto brutale, quindi tutti i sistemi di gestione d'impresa possono essere ammissibili. Tenete conto che nel 4.0 non era così. Il 4.0 chiedeva sostanzialmente, quindi l'allegato B sostanzialmente chiedeva software che erano legati alla produzione, quindi software di fabbrica, anche qui per usare un termine sintetico. Qui, nel momento in cui abbiamo la possibilità di fare del monitoraggio dell'energia, abbiamo la possibilità di estendere ulteriormente il perimetro del progetto e dell'agevolazione anche ai software di gestione d'impresa che, per quella che è la mia esperienza, in questi anni, avendo avuto degli incentivi pressoché marginali, sono rimasti un po' indietro dal punto di vista tecnologico. Un'altra cosa interessante ed importante è che nell'ambito del 5.0 possono essere inserite anche le fonti rinnovabili. Qui ho sottolineato, diciamo, la partenza della fase nell'ambito che tradotto significa che prima occorre andare a valutare se ci sono i beni dell'allegato A e B e poi, nel momento in cui abbiamo soddisfatto i requisiti di risparmio energetico con i beni dell'allegato A e B, possiamo cominciare a valutare l'acquisto e quindi l'investimento per le fonti rinnovabili. Fonti rinnovabili che devono essere destinate all'autoconsumo e in particolare poi il GSE ha specificato che si considera autoconsumo per l'autoconsumo un impianto che è tarato sul 105% dei consumi storici dell'azienda. Ulteriore ambito che può essere finanziato nel momento in cui appunto abbiamo cominciato con il progetto, quindi abbiamo i beni in allegato A e B per ottenere il risparmio energetico, è quello della formazione del personale. Ambito sicuramente molto importante, non semplicissimo da gestire in cascata con tutta la progettazione che è necessaria per questo bando, però abbiamo comunque la possibilità, nel limite del 10% e nel limite dei 300.000 euro, di utilizzare la formazione per sviluppare le competenze negli ambiti della transizione digitale e negli ambiti della transizione ecologica, quindi l'efficienza energetica. Facciamo un po' il punto navi di dove siamo oggi con gli incentivi 4.0 ad oggi, quindi per il 2024 e per il 2025 con la coda dei 6 mesi nel 2026. Il 4.0 prevede per i beni materiali un credito d'imposta del 20% fino a 2 milioni e mezzo di euro, che poi scende al 10,5% per investimenti superiori. Per i software il cosiddetto decalage è già intervenuto nel corso del 2024 e quindi abbiamo che nel 2024 il credito d'imposta disponibile è del 15% fino al 31/12/2024 con la coda di consegna nel primo semestre del 2025, scenderà ulteriormente al 10% nel corso del 2025, sempre con la solita coda di 6 mesi nel corso del 2026 e quindi capite che di fronte a queste percentuali diventa particolarmente interessante la proposta che ci viene fatta con il 5.0 che come vedete ha un'aliquota massima del 45%, però già
nella versione base, quindi con con un risparmio del 3% a livello di struttura produttiva o del 5% a livello di processo interessato, consente di avere un 15% in più rispetto a quello che era Industria 4.0, fino ad arrivare appunto al 45%. Non sto qui a rileggervi lo schema, perché penso che tutto sommato sia noto, e poi comunque va interpretato e analizzato nel caso specifico, perché poi le considerazioni vengono fatte anche in ragione di valutare la convenienza o meno nello spingere questo risparmio energetico. Una considerazione che ovviamente, visto che abbiamo detto che la base per trasformare il 4.0 in 5.0, che sono due norme distinte ma concettualmente nascono dalla stessa origine, è quello di andare a risparmiare energia. E quindi il tema che ci siamo posti anche con Emilio è se il VMS e il MES effettivamente fanno risparmiare energia. Allora, sicuramente abbiamo un'ottimizzazione dei setup con evidentemente il relativo miglioramento delle performance. Per quanto riguarda il VMS, ci può essere un'ottimizzazione dei percorsi, e quindi anche qui, nel momento in cui utilizziamo dei carrelli elevatori che ovviamente consumano energia, può esserci un minor consumo dal punto di vista energetico. Una migliore gestione dello spazio, e quindi qui in realtà andiamo ad ottimizzare la struttura produttiva, e poi capiremo, vuol dire, quando questa può essere presa in considerazione o meno. E quindi appunto anche tutta la parte di gestione dell'edificio può essere migliorata sulla base di questo tipo di sistemi di gestione. La riduzione degli errori, anche qui è chiaro che meno in generale, diciamo, meno anche per il MES, meno rifacimenti di prodotto abbiamo, va da sé, vuol dire che più energia risparmiamo, e lo stesso vale anche per gli errori di tipo logistico. E anche nella parte di gestione delle consegne certamente possiamo andare a ottimizzare quelli che sono i consumi energetici. Il tema è in questo caso riuscire ad andare a misurare questo tipo di risparmi, quindi su questo occorre ovviamente andare a lavorarci. Vi propongo l'approccio, quindi, per fare una breve sintesi di quello che ci siamo detti fino adesso. Abbiamo capito che i beni in allegato A e B sono quelli che trainano, come ormai abbiamo imparato a definire, sono i beni trainanti di tutto questo incentivo. E ricordo, allegato A, che sono i beni materiali, e allegato B, che sono i beni software, i software, i beni immateriali. Trainati da questi, diciamo in senso non propriamente preciso, però diciamo che nel momento in cui abbiamo beni in allegato A che hanno l'energy dashboarding, trainiamo i gestionali, anche qui sintetizzati con gli ERP, ma tutto quello che è gestionale aziendale. Attaccato a questo treno ci attacchiamo anche il fotovoltaico, che è successivo, quindi dobbiamo avere dei beni in allegato A e B che ci consentono un risparmio energetico del 3 o 5%, e solo a quel punto possiamo accedere all'incentivo anche per il fotovoltaico. Ed infine, sempre a traino di questa locomotiva, abbiamo la formazione. Andiamo a vedere un po' un'applicazione pratica. Allora, sostanzialmente vi faccio un esempio di quello che potrebbe essere un bene in allegato A trainante, una sostituzione di una punzonatrice con un risparmio energetico del 15% a livello di processo interessato. Quindi diciamo che il GSE nella circolare ha specificato che l'intervento può anche essere puntuale sul singolo bene. E quindi sostituiamo la punzonatrice, che ha un'efficienza energetica migliora del 15% rispetto a quella che avevamo in precedenza. Questo ci consente di accendere il credito imposta del 45%, che verrà attribuito anche al VMS e al MES. Stiamo parlando di quello, quindi ai software dell'allegato B. Con questa stessa percentuale andremo a lavorare sul fotovoltaico. Nel fotovoltaico, per la verità, abbiamo la possibilità di avere delle maggiorazioni
del 20 o del 40%, quindi una moltiplicazione per 120 o per 140 a seconda della prestazione delle celle fotovoltaiche, anche se diciamo per andare oltre diciamo, l'applicazione di base mi risulta ci sia qualche problema di mercato, quelli in fascia 3, diciamo quelli per avere la maggiorazione del 40% mi dicono non essere sostanzialmente disponibili sul mercato, mentre quelli di fascia 2 sono complicati da trovare, però si trovano. Sicuramente comunque i moduli fotovoltaici di produzione europea per accedere al credito d'imposta al 45% oggi sono disponibili sul mercato. Vi faccio un ulteriore esempio e poi vedremo anche un esempio numerico di quelli che sono le cifre che possono essere utilizzate in questo ambito. Vi faccio un esempio particolare. Qui diciamo lavoriamo con un ottimizzatore di energia o power quality, che poi vedremo anche con una slide specifica. È stato ammesso tranquillamente dal GSE e anzi ha fatto una FAQ specifica per spiegare come va calcolato l'efficienza energetica in questi casi. Quindi supponiamo di far trainare il tutto da un ottimizzatore di energia che ci garantisce a livello di struttura produttiva un risparmio energetico del 3%, e questo ci fa accedere al credito d'imposta base del 35%. In questo caso avremo quindi il VMS e il MES allegati, che sono diciamo annegati all'interno di questo progetto, che consentono un credito d'imposta del 35%, e anche il fotovoltaico lo porteremo a casa con un credito d'imposta del 35%. Allora, questi due esempi servono per far capire che è ovviamente determinante il bene trainante, però in realtà diciamo abbiamo dei beni trainanti che possono aprire la possibilità di accedere a questa agevolazione, seppur in maniera diciamo con il primo scaglione, che comunque è uno scaglione importante. Poi vedremo anche nell'esempio numerico cosa effettivamente si porta a casa con questo incentivo. Degli interventi diciamo che sono tutto sommato contenuti dal punto di vista economico e che ci consentono di trainare sia la parte diciamo di software che la parte di fotovoltaico. Questo è l'esempio numerico, è un esempio numerico su un caso che stiamo concretamente analizzando. In questo caso la punzionatrice vale 200.000 euro, ovviamente ho arrotondato le cifre tanto per agevolarci nei calcoli. Abbiamo un investimento in beni materiali, quindi software, per 70.000 euro e un investimento in fotovoltaico di livello base, quindi quello con le celle che hanno una prestazione del 21,5%, di 200.000 euro. Il totale fa 470.000 euro, applicando la fascia 3 di risparmio energetico, quindi quella superiore al 15% a livello di processo interessato. Significa che noi abbiamo un credito d'imposta di 211.500 euro, che è pari al 45%, però occorre tener conto anche del vantaggio fiscale di questa norma. Come per il 4.0, anche in questo caso, questo credito d'imposta è esente IRES e IRAP. Facendo brevemente i calcoli con un'aliquota del 27,9%, viene fuori che sostanzialmente si ha un risparmio di tipo fiscale di 59.000 euro, che diciamo sono significativi nel calcolo. La norma è cumulabile con la Sabatini, poi vedremo dove invece non è cumulabile. L'ho separata più per diciamo esercizio di stile che non per calcolo, tra la nuova Sabatini 4.0 che vale il 10,9% e gli investimenti nell'ambito del fotovoltaico che non sono 4.0 e quindi devono essere accolti sulla Sabatini Green, e anche qui abbiamo 27.000 euro da una parte e 20.000 euro dall'altra, e quindi il vantaggio complessivo di questo schema di investimento è di 317.000 euro, pari al 67,65%, e quindi ci portiamo a casa un investimento da 470.000 euro pagandolo 152.000 euro, quindi il 32%. Quindi per quello dicevo che attenzione anche alle aliquote base, perché in realtà sono sommate agli ulteriori incentivi, possono portare a dei risultati che sono significativi, molto significativi. Vediamo invece l'esempio con il Power Quality. Ho stimato in questo caso un impatto di 30.000 euro.
un investimento negli ambito software di 70.000 euro e un impianto fotovoltaico da 200, qui l'investimento è di 300.000 euro, sempre il solito schema. In questo caso in realtà l'applicazione, il risparmio energetico non ci consente di andare al 45%, ma ci consente di andare a utilizzare l'aliquota base che è il 35%. Stesso calcolo per l'impatto fiscale, ridotto appunto perché ridotta è l'aliquota del credito d'imposta, quindi 9,77%. Aggiungiamo anche in questo caso la Sabattini 4.0. Anche qui per, diciamo, precisione, non ho in questo caso inserito il fotovoltaico nel Sabattini, perché in realtà la Sabattini chiede che il fotovoltaico non sia predominante rispetto agli investimenti. Quindi appositamente, diciamo, l'esempio vuole anche specificare che il caso deve essere analizzato, come ci siamo già detti anche all'inizio, in maniera specifica, caso per caso. Anche qui l'esempio comunque porta ad ottenere 144.000 euro di incentivo pari al 48,13% con un investimento che è di poco superiore al 51%. Quindi anche in questo caso, pur partendo da un'aliquota base e avendo parte dell'investimento che è esclusa dagli ulteriori incentivi, vedete che il risultato è assolutamente molto importante, molto significativo. Come vi accennavo all'inizio della normativa c'era stato qualche perplessità sull'ammissibilità dei power quality, anche se diciamo già in precedenza da circolari del MIMIT era stato ammesso come bene in allegato A e quindi non si vedeva perché dovesse essere escluso. Questo diciamo sostanzialmente ha dato la risposta definitiva. La FAQ 411 del MIMIT dice sostanzialmente che possono essere utilizzati e anzi spiega anche come vanno calcolati i risparmi energetici utilizzati. E in particolare diciamo, si va a valutare con o senza ottimizzatore, quindi la ex ante sarà in assenza di questo strumento e diciamo, mentre la comunicazione a posteriori sarà calcolata sull'ex post e quindi sulla presenza di questo power quality. Power quality che è interessante soprattutto o diciamo come avete visto in un'applicazione secca sostanzialmente, quindi con questo bene messo a traino, oppure per andare a ottimizzare quello che è l'investimento. Banalmente, se arrivo ad avere un risparmio energetico generato dagli altri beni in allegato A e B che è supponiamo al 9% e l'aliquota che mi interessa raggiungere per saltare a un maggior credito d'imposta è del 10%, sappiamo che qui con questo tipo di strumento qua possiamo recuperare dei punti che ci servono. Questi power quality garantiscono sostanzialmente di poter risparmiare dal 3 al 5%. È chiaro che vanno, anche in questo caso, lo ribadisco per l'ennesima volta, va valutato il caso specifico, perché ci sono casi in cui questi strumenti portano dei risultati superiori in base poi ai consumi, alla tipologia in realtà di consumi che vengono assorbiti nell'ambito dell'azienda, e altri casi in cui non riescono a raggiungere nemmeno il 3%. Quindi l'invito è già questo, quello di andare a analizzare il caso specifico e valutare l'applicazione nello specifico per calcolare quello che è il risparmio energetico derivante da questi strumenti. Riepiloghiamo ancora una volta qual è l'approccio. Prima cosa da fare è valutare se abbiamo dei beni in allegato A e B. Se non siamo nell'allegato A e B, non siamo né sul 4.0 né sul 5.0 né tantomeno possiamo utilizzarlo per le fonti rinnovabili, quindi come si dice per te Miss Italia finisce qui, quindi non stiamo parlando sostanzialmente di questa normativa. Nel momento in cui appunto abbiamo i beni in allegato A e B, quindi dei beni 4.0, il passo successivo è quello di andare a valutare i consumi, il risparmio e la riduzione di consumi. A livello di struttura, come abbiamo detto, deve esserci almeno il 3%, a livello di processo interessato il 5%. Poi nelle slide successive andremo a vedere la distinzione tra questi due perimetri. Nel momento in cui non abbiamo questo tipo di risparmio energetico, ricadiamo nel 4.0,
Nel momento in cui invece riusciamo ad ottenere questo tipo di riduzione minima, andiamo a calcolare le aliquote, quindi con gli scaglioni 5, 10 e 15 o 3, 6 e 10. Una volta che abbiamo calcolato le riduzioni e quindi il credito imposta spettante, questo credito lo applicheremo per le fonti rinnovabili e anche per la formazione. Quindi, come vedete, è una procedura abbastanza articolata. Tralascio in questa presentazione tutta la parte procedurale, quindi tutta la parte di certificazione da fare in maniera preventiva, la comunicazione preventiva e la certificazione ex ante e la certificazione ex post, che sono, diciamo, che è un ambito procedurale che, a mio avviso, in questa esposizione ha poco senso analizzare. E invece andiamo a analizzare quelle che sono alcune peculiarità che ricalcano per la verità il 4.0. Anche in questo caso è ammissibile l'acquisto dei beni attraverso la locazione finanziaria e quindi sostanzialmente attraverso il leasing. Tenete conto che questo in linea generale non è scontato, nel senso che banalmente nei vari bandi che vengono promossi dalle regioni l'acquisto in leasing non è ammissibile o meglio o in alcuni casi non è conveniente. In questo caso è assolutamente disponibile come sistema di acquisto. E poi un'ulteriore specificazione che riprende anche in questo caso quello che succedeva per il 4.0, nel caso in cui stiamo parlando di software in cloud, o meglio software che vengono venduti con il canone software as a service. In questo caso si assume il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza, quindi è ammissibile anche quel tipo di licenza in maniera espressa con questo tipo di applicazione. Quanto costa la consulenza? Anche il legislatore si è reso conto che la norma è complessa e quindi ovviamente anche la parte di consulenziale che va ad assistere gli imprenditori nell'ottenimento di questa agevolazione avrebbe avuto delle cifre importanti, e quindi ha previsto per le PMI che possa essere detratto dal costo, quindi, o meglio, possa essere aggiunto un ulteriore credito d'imposta fino a 10.000 euro a compensazione delle certificazioni ex ante e ex post. Quindi una volta che ho fatto queste certificazioni, questi soldi sostanzialmente mi vengono restituiti, questi 10.000 euro a copertura dei costi di certificazione. Un ulteriore obbligo che è previsto per questa norma è la certificazione della documentazione contabile, e anche in questo caso, per chi non è obbligato alla revisione legale dei conti, è previsto un ulteriore credito d'imposta a compensazione di questa certificazione. L'utilizzo è un utilizzo particolare di questo credito d'imposta perché si utilizza decorsi 5 giorni dal completamento della procedura, quindi quando si è mandata la comunicazione, la certificazione ex post. Dopo 5 giorni, in realtà diciamo che nelle varie descrizioni non si capisce bene se sono 5 o 10 giorni, però direi in un termine molto breve la cifra viene resa disponibile all'impresa per essere compensata con l'Agenzia delle Entrate, quindi attraverso l'F24, e fino al 31/12/2025 la compensazione è per il 100% di quello che abbiamo in credito d'imposta. Quindi, supponendo di avere capacità fiscale, nel senso che di avere degli F24 molto pesanti, noi potremmo tranquillamente recuperare tutto la percentuale di investimento, quindi tutto il credito d'imposta, già entro fine anno, anche quindi con un'applicazione tutta immediata. Ricordo che il credito d'imposta funziona in compensazione con tutto quello che passa per F24, quindi non è necessario avere IRES o IRAP da versare, ma ci passa l'IVA, ci passano l'IRPEF dei dipendenti, ci passano un sacco di tributi che possono essere appunto compensati con questi crediti d'imposta. Una volta raggiunto il 31 dicembre 2025, tutto quello che resta ovviamente non va perso, ma purtroppo va ripartito in 5 quote annuali. Quindi dal 31/12/2025 tutto quello che rimane si divide per 5 e un quinto all'anno si va a recuperare. Come detto prima, questo credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, nonché
nella base imponibile dell'IRAP sostanzialmente, quindi il beneficio è quello che abbiamo visto prima, e sulla cumulabilità diciamo che qui c'è stata una delimitazione maggiore rispetto a quella che era per il 4.0. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali. In realtà si sono dimenticati di scrivere solo con agevolazioni finanziate con risorse nazionali, la FAC poi ha chiarito. Quindi sostanzialmente, per farla molto breve, diciamo che abbiamo disponibile in via principale la nuova Sabatini, mentre potenzialmente i bandi regionali sono esclusi da questo tipo di cumulabilità, perché i bandi regionali tipicamente utilizzano anche dei fondi europei, e quindi sostanzialmente sono da escludere. Anche su questo, ovviamente, qui stiamo facendo una presentazione di tipo generale, va un po' valutato caso per caso nello specifico, perché può capitare effettivamente che ci siano delle altre cumulabilità disponibili. Per espressa previsione non è cumulabile con la ZES unica e la ZLS. ZES unica che è stata prorogata anche per il 2025, quindi un tema assolutamente di attualità, però ecco, diciamo, bisogna scegliere se utilizzare il 5.0 oppure la ZES con tutte le sue criticità. Come vi avevo detto prima, andiamo a vedere alcuni esempi. Questi sono tratti dalla circolare della GSE fatta assieme al MIMIT, dove sostanzialmente hanno dato la guida operativa. Vi faccio vedere gli esempi, visto che stiamo concentrandoci soprattutto sui software, gli esempi che hanno a che fare col software. In questo caso fanno vedere un software che agisce su un componente. In questo caso il tratteggio verde significa che comporta un risparmio energetico nel componente 1, e in questo caso ci dicono che può essere analizzato il processo interessato, che come vi è chiaro è più semplice da gestire, ha delle aliquote più alte di risparmio energetico da raggiungere, però è più semplice da gestire perché si va a prendere in considerazione un numero limitato di beni, però diciamo, è facoltà comunque dell'azienda di decidere di andare ad analizzare la struttura produttiva. Anche qui tenete conto che nel momento in cui si va a analizzare la struttura produttiva, i risparmi energetici devono essere dell'intera struttura produttiva, quindi l'investimento che andiamo a fare potrebbe non essere sufficiente a livello di struttura operativa a centrare gli obiettivi di risparmio energetico, mentre nel momento in cui stiamo ragionando sul processo interessato, benché i limiti siano superiori, però in quel singolo contesto potrebbe essere sufficiente. Cambio una pressa che ha un risparmio energetico del 50%, sulla pressa sono sicuro di andare a ottenere il massimo del credito d'imposta. Se vado ad analizzare alla struttura produttiva e magari ho 20 presse analoghe, è chiaro che quel 50% non mi consente di arrivare nemmeno al limite minimo. Qui fanno l'esempio invece di un software che va a incidere su due processi interessati, quindi due processi produttivi separati che sono incisi in termini di beneficio e di risparmio energetico da questo software. In questo caso è necessario andare a riferirsi alla struttura produttiva, quindi non è possibile andare ad analizzare il singolo processo interessato, perché il progetto deve essere unico. Anche qui un altro esempio. In questo caso diciamo è concesso di utilizzare il singolo processo interessato, perché il software interagisce dal punto di vista energetico solo con un componente del processo, e va a pescarsi dei dati, diciamo così, comunque interagisce dal punto di vista informativo anche con altri beni, però il riferimento dal punto di vista energetico è un singolo bene, quindi è ammissibile sia l'analisi per processo interessato che per struttura produttiva. Ulteriori adempimenti, vediamo brevemente. Anche qui occorrerà inserire una dicitura nella fattura e nei documenti relativi all'acquisto, che sarà del tipo beni agevolabili ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge numero 19 del 24, e con un codice alfanumerico che sarà rilasciato dalla piattaforma sulla quale si va a fare la prenotazione. Allora, è chiaro che siccome l'incentivo è in vigore dal 1 gennaio 2024, quindi io potrei tranquillamente avere acquistato, avere la consegna, aver finito tutto quanto l'investimento, questa dicitura
deve essere messa dal momento in cui si fa la prenotazione. Quindi da adesso in avanti, dal momento in cui si fa la prenotazione in avanti, è obbligatoria questa dicitura, anche perché non avremo altrimenti il codice diciamo, il codice numerico di identificazione. Per tutto quello che riguarda lo stato precedente a questa prenotazione, questa dicitura non è obbligatoria. Io consiglio comunque di mettere la dicitura quella senza il TR5 e il codice numerico per, diciamo, per prudenza, però la norma dice chiaramente che è obbligatoria dal momento successivo. Attenzione alle tempistiche, questa è la tempistica per Industria 4.0, come abbiamo diciamo accennato all'inizio. Possiamo utilizzare il 4.0 anche per il primo semestre 2026, purché facciamo la prenotazione con il versamento del 20% e l'ordine confermato dal fornitore entro il 31/12/2025. E per i software abbiamo, diciamo, la trazione al 24, quindi con l'aliquota al 24, con l'ordine entro il 31/12/2024 e il pagamento del 20%. C'è poi una fase di interconnessione che nella 4.0 non è stringente dal punto di vista dei termini, purché ovviamente sia giustificata dal punto di vista operativo, e quindi diciamo che questo è l'orizzonte temporale del 4.0. Per quanto riguarda invece transizione 5.0, ci siamo già bruciati parte del 2024 per l'avvio della norma. La scadenza è inderogabilmente il 31/12/2025, quindi non c'è la possibilità di avere una consegna successiva a questo termine. E vengono poi concessi, questa è stata un'estensione che è stata, diciamo, data attraverso la circolare operativa, 2 mesi di tempo per completare le documentazioni, che non sono poche, da trasmettere al GSE. Quindi attenzione che la scadenza di transizione 5.0 è fissata per il 31/12/2025 ed è poco probabile, visto che occorre un accordo a livello europeo, che questa data venga spostata. Verranno fatte magari delle altre norme, degli altri incentivi per il 2026, ma questa norma è molto molto difficile che sconfini questa data per ragioni di rendicontazione a livello europeo. Un altro vincolo importante da tenere in considerazione è che va gestito un progetto per volta, quindi non possono essere presentate due domande in contemporanea. Lo traduciamo, lasciamo la parte scritta e andiamo nell'esempio concreto. Quello che succedeva con Industria 4.0 era bene o male questo: avevo bisogno di, adesso non so questo simbolo cosa possa rappresentare, diciamo, lo chiamiamo un apparato, un macchinario di azienda con una consegna prevista di circa un anno. Partivo oggi, a ottobre 2024, con consegna agosto 2024, facevo l'investimento. Dopodiché mi rendevo conto a novembre che avevo necessità di acquistare anche un software per gestire questo tipo di macchinario, e l'acquisto lo facevo, consegna 2025 febbraio, e da lì in poi, diciamo, concludevo la pratica per questo bene. Robot antropomorfo, un'esigenza che mi sorge dopo perché devo aumentare la produttività di una linea già esistente. Compro il mio diciamo, l'iconico tornio che cito sempre negli esempi, a giugno 2025, e infine un macchinario a settembre 2025. Ecco, se passiamo a transizione 5.0 e adottiamo la stessa linea, nel momento in cui io ho lanciato l'investimento a ottobre 2024, io sono bloccato fino a che quel bene lì non l'ho chiuso, consegnato e rendicontato, quindi chiusa tutta la procedura. Quindi il software non posso comprarlo quando a novembre 2024, il robot antropomorfo devo posticiparlo, il tornio lo devo posticipare, l'ulteriore bene macchinario che, diciamo, ordino dopo la fine del primo investimento, in realtà potrei inserirlo, e il fotovoltaico in questo schema qui non posso inserirlo. Quindi vedete che rispetto a 4.0 qui la perdita in termini di opportunità agevolativa è molto elevata. Il trapano verticale, come vedete, sconfina
il 31/12/2025, quindi non è ammissibile. Il concetto di unico progetto significa che io a settembre 2024, adesso non l'ho portato, a ottobre 2024 devo presentare tutto il pacchetto di investimenti che farò da qui a novembre 2025, quindi il mio macchinario, i miei software, il mio robot antropomorfo. Questo abbiamo visto che sconfina nel 2026 e quindi non lo potrò comunque inserire, l'investimento nel mio tornio e in questo caso anche l'investimento nel mio fotovoltaico, anche se come vedete in questo esempio diciamo rappresentativo il fotovoltaico lo andrò a installare a luglio del 2025, però devo già prevedere ora nel progetto che e quindi presentare già la prenotazione anche per tutti questi investimenti. Quindi capite che come stavamo discutendo all'inizio con Emilio, avviare un progetto del genere porta via del tempo e quindi è naturale che le domande presentate fino ad oggi non siano così tante, perché occorre definire bene o male, anche se non in maniera dettagliata, però il quadro complessivo del progetto, anche con una visione che travalica sia l'annualità che anche i 12 mesi di tempo. Concludo con alcuni consigli, ribadendo quello che abbiamo visto appena adesso. Occorre un approccio progettuale. Mi rendo benissimo conto che è più semplice andare a ragionare per singolo investimento, però ce lo impone la norma. In questo caso occorre che ragioniamo in un approccio progettuale, quindi che riusciamo in qualche misura a prevedere anche quelli che saranno i piani di investimento per il 2025. È un approccio che è più simile alla bandistica rispetto alla norma automatica della 4.0, quindi c'è un'attività preliminare. Nel 4.0 potevate tranquillamente chiamarmi a fine dell'investimento per chiedermi la perizia, arrivavo e se non erano successi pasticci, diciamo, si poteva certificare quello che era stato fatto e portarlo in credito d'imposta, procedura che io ho sempre sconsigliato per evitare, diciamo, sorprese, però potenzialmente poteva essere fatto. In questo caso assolutamente non può essere fatto, perché appunto si parte già da subito con un'analisi di quelle che sono le performance dell'investimento e un caricamento in una piattaforma della GSE. Partire con la pianificazione, quindi appunto non solo con i beni che verranno acquistati da qua a pochi mesi, ma anche quelli che andranno a incidere nell'anno successivo, oppure se si ritiene che non ci sarà pressione sulla norma e quindi un assorbimento particolarmente elevato di questa norma, si può anche decidere di andare a rischiare una successiva ripresentazione, una presentazione di un nuovo progetto nel momento in cui ho chiuso il primo, anche se personalmente mi sento di sconsigliare questa strategia perché potrebbero esserci degli slittamenti nelle consegne e poi non potrebbe non rimanere più sufficientemente tempo per andare a chiudere la pratica, e tener conto dei tempi della pratica. Come stavamo appunto discutendo, le pratiche che abbiamo iniziato già prima di agosto in realtà le stiamo caricando in questi giorni e quindi è chiaro, vuol dire che è anche una norma all'inizio, quindi anche per noi dobbiamo un po' rodarci come procedure, quindi probabilmente ci metteremo meno con le prossime pratiche, però non immaginatevi una pratica che partiamo oggi e carichiamo la domanda, la prenotazione la settimana prossima, perché ovviamente ci sono delle analisi da fare e c'è tutta un'istruttoria che va condotta con attenzione anche per massimizzare quello che è il risultato. E quindi su tutto, per farvi ricordare tutte queste criticità, siccome è sostanzialmente impossibile non coinvolgere in questa operazione il consulente, visto che comunque avete visto che c'è anche un bonus per avere una riduzione del costo di queste consulenze, coinvolgetelo da subito in maniera che possa supportarvi e darvi indicazioni su come percorrere questa strada. Noi ovviamente siamo disponibili per darvi supporto su questa normativa.
abbiamo ritenuto su questo tipo di incentivo di offrire un intervento full service, nel senso che ci occupiamo noi di tutta la parte amministrativa, di tutta la parte di 4.0 che ricordo mantiene tutti i requisiti, quindi autodichiarazione sotto i 300.000 euro o perizia obbligatoria sopra i 300.000 euro e gestiamo noi direttamente anche tutta la parte legata all'energia, in maniera che proprio perché la norma è complessa possiate concentrarvi sulle cose che incidono dalla vostra parte, che è appunto quella della pianificazione del progetto, che diciamo già non è semplice insomma da gestire. Vediamo se Franco, mi abbiamo pare capire qualche... porte apertissime, quindi al software con la postilla dell'Energy Dashboarding. In merito Benissimo. a questo, vedo che c'è Daniele che ci fa una domanda e ci chiede, relativamente all'allegato B del 5.0, se sono validi anche gli aggiornamenti dell'IRP o deve per forza essere uno nuovo. È una questione a cui non riesco a rispondere in maniera sintetica, nel senso che occorre andare a analizzare il caso specifico, perché il requisito della norma generale, quindi sia per i beni materiali che i beni immateriali, c'è il requisito di novità. E quindi bisogna andare a capire cosa si intende con aggiornamento. Quindi va un po' dettagliato. Diciamo che sì, appunto, va un po' perimetrato, insomma, l'ambito di applicazione in questo caso qui. Grazie Franco. Poi Daniele, sentiamoci pure in maniera dedicata su questo tema per darti le risposte del caso. Vedo che c'è un'altra domanda da Rossella che ci chiede se il caricamento della domanda deve essere fatto prima dell'avvio dell'investimento, esempio conferma ordine e pagamento dell'anticipo al fornitore. Allora, no, non è obbligatorio. Diciamo che la situazione, il panorama, diciamo, del 4.0 e 5.0 è abbastanza complesso perché hanno regole applicative diverse. Il 4.0 prevede che la comunicazione sia obbligatoriamente fatta in maniera preventiva, mentre in questo caso nella 5.0 non è obbligatoria la comunicazione preventiva, è una sorta di prenotazione e ha il senso della prenotazione, quindi il tema è: oggi si può tranquillamente procedere con calma, come ci siamo detti all'inizio, Emilio, le risorse assorbite ad oggi sono poco più dell'1% di quelle disponibili, però attenzione a non fare, a non, diciamo, non dormire sugli allori su questo dato qui, perché stimiamo che nei prossimi mesi l'assorbimento sarà significativo, però ecco, il tema è: questa è una prenotazione, quindi il concetto è: più tardi la fai, più aumenta il rischio che i fondi si esauriscano. La prenotazione, diciamo, fa scattare tutta una procedura che in particolare prevede quella del pagamento obbligatorio dell'anticipo. E quindi in realtà bisogna ragionarla al contrario. Quando è che sono pronto per pagare il 20% dell'investimento, tenendo conto di quello che ci siamo detti, quindi del progetto intero? Quindi quando è che sono pronto per versare quel 20%? Ecco, in quel momento o al massimo 30 giorni prima, questo è il termine per effettuare il pagamento del 20%, posso caricare la domanda sul portale, perché altrimenti questa domanda dopo 30 giorni mi chiede di caricare i dati del pagamento. Se non li carico, quella prenotazione decade e bisogna ripartire all'inizio. Quindi ulteriore attenzione anche con la combinata con la nuova Sabatini, che invece chiede che l'investimento sia avviato successivamente alla domanda. Quindi gli intrecci vanno, diciamo, Analizzati. gestite con un domino attento. Ecco, anche qui Rossella, riferimenti poi ce li abbiamo tutti, sa piacere di approfondire più che volentieri. Vedo Giulia che ha delle domande raccolte offline. Prego, Giulia, se vuoi riportarcele. E no, mi è arrivato un messaggio dicendo che mi hanno chiesto per l'acquisto del software che ho confermato la settimana scorsa, posso pensare di farlo trainare dalla confezionatrice che abbiamo già acquistato in sostituzione di una vecchia macchina?
I suoi Sì, investimenti già fatti? sì, purché sia stata acquistata dopo il 1° gennaio 2024 e purché questa confezionatrice garantisca un'efficienza energetica a livello di struttura o a livello di processo interessato del 3 o 6% sostanzialmente. E ne ho un'altra, Franco, l'ultima per ora. 3 o Abbiamo, 5%, pardon. abbiamo Ho sbagliato. sentito parlare di perizia, ex Sì? ante, ex post. Come avvengono? Allora, portate pazienza se mi sono scappati termini, diciamo, non precisissimi, ma diciamo che la norma ne ha inseriti di nuovi. Allora, qui parliamo di certificazione ex ante, questa è la definizione che dà la normativa, quindi è sostanzialmente un'analisi del consumo prima dell'applicazione dell'investimento, prima e dopo, ex ante, nel senso che viene fatta prima dell'avvio dell'investimento o diciamo prima della prenotazione, sostanzialmente, ecco, per non cadere anch'io in errore sulla scadenza cronologica, quindi carico in via preliminare, diciamo, in prenotazione questa certificazione che mi dà lo stato di fatto delle cose e la previsione di risparmio energetico, faccio l'investimento, dopodiché ho necessità di avere una certificazione ex post, quindi ex post rispetto all'investimento, quindi fatta dopo aver fatto l'investimento, che mi va sostanzialmente, l'obiettivo è quello di confermare quello che ho detto nella certificazione ex ante, quindi potrebbero esserci delle correzioni, ovviamente su un investimento che potrebbe essere anche complesso, è una norma che ha come massimale 50 milioni di euro, quindi su 50 milioni di euro penso che qualche virgola di efficienza energetica possa scappare. Comunque, una volta che ho concluso l'investimento, per chiudere la pratica, devo mandare questa certificazione ex post. Rimane invece la perizia 4.0 che, prendendo pari pari la norma del 4.0, viene ribadito essere obbligatoria e va caricata in piattaforma. Sotto i 300.000 euro autodichiarazione sostanzialmente, e sopra i 300.000 euro invece obbligatoria la perizia asseverata. Ottimo, grazie Franco. Giulia, abbiamo qualche altra domanda? E no. Ok, perfetto. Riassumendo quindi, il consiglio che vi diamo è quello di attivarvi da subito per valutare se e quali investimenti, eventualmente come possono essere ricondotti a quello che abbiamo visto. L'altro messaggio importantissimo qual è? È il motivo per cui siamo qui a fianco a Franco come Stesi, come software house, perché la norma parla chiaramente di software e indica chiaramente qual è il perimetro, quindi il consiglio è usateci, sfruttateci, usiamo le risorse che sono messe a disposizione sfruttando quello che viene chiamato dalla norma stessa come monitoraggio dei consumi. Siamo a disposizione da un lato come Stesi per integrare queste funzionalità, dall'altro lato c'è Franco che ci può supportare su tutte quelle che sono le verifiche del caso per essere sicuri e per essere allineati con quella che è la normativa e la sua messa a terra. Ecco, aggiungo anch'io, è sicuramente una norma molto complessa, però il consiglio è quello di non gettare la spugna perché comunque, come avete visto, i risultati che si possono portare a casa sono davvero molto molto significativi. E anche dal punto di vista degli investimenti, nel momento in cui ovviamente siamo nel perimetro, insomma, dell'investimento che abbia un senso da questo punto di vista qui, ragioniamoci assieme sopra perché come avete visto, diciamo, ci sono anche delle strategie che possono comunque consentirci di portare a casa dei risparmi energetici, sia per, diciamo, attivare questa agevolazione, sia anche per ottimizzarla. Quindi non gettate la spugna, insomma, prima di andare a aver analizzato l'applicazione nello specifico. Grazie Franco. Vediamo se ci sono altre domande che arrivano agli sgoccioli. Giulia, tu da dietro le quinte hai raccolto qualcos'altro, altrimenti direi che
abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti. La Emilio, cosa come hai già che detto, rimaniamo comunque a disposizione se hanno anche se, domande gli vengono in mente in maniera successiva, insomma, volentieri avete tutti i riferimenti, insomma, potete tranquillamente contattarmi o contattarci, insomma. Signori, grazie mille. Grazie a tutti, grazie.